amici, bentornati sul mio canale. Oggi proviamo a recuperare questo vecchio mobiletto che verrà utilizzato poi come portamacchina da caffè. Prima aveva una vecchia impiallacciatura tutta rovinata e oggi proviamo a farne una nuova. Tra l'altro è la prima volta che ne faccio una e utilizzerò un impiallaccio con colla stesa, per cui utilizzerò un ferro da stiro per scaldarla e vedremo insieme come fare, perché anche per me è la prima volta che lo faccio. A questo comodino gli ho dovuto rifare il piano perché era sfondato. Ho utilizzato del multistrato da 2 cm e ritagliato apposta delle dimensioni di del foro, è inserito dentro e poi incollato. Ora andremo a stendergli sopra i piallacci. Bene, ora cominciamo. Gli metterò uno straccio sopra per evitare che la piastra del ferro da stiro sia troppo calda e danneggi il legno. Sistemiamo bene il nostro piallaccio. L'abbiamo fatto un po' più ampio perché prenda bene tutti i bordi del piano di toio. Mi sono scordato di dirvi che questo piallaccio ha almeno 7 anni, per cui ho paura che magari la colla sia un po' esausta, però proviamo a fare il tentativo. Non sono andato ad acquistarne un altro, ho detto provo prima a usare questo qui vecchio, vediamo se incolla ancora. Per evitare che ci fossero bolle ho iniziato dal centro e mi sono spostato verso l'esterno in modo da poter far andare l'aria verso fuori. Bene, sembra che abbia attaccato. Adesso aspettiamo che raffreddi e poi inseriremo l'altro, cercheremo di far combaciare un po' la venatura e provvederemo a attaccare anche l'altro piallaccio. Amici, adesso abbastanza si è raffreddato un po', vado a posizionare l'altro piallaccio cercando di far corrispondere leggermente le venature. In modo da dargli una continuità. Sovrappongo leggermente all'altro il piallaccio
Ora con una grana 120 andiamo a cercare di eliminare questa sovrapposizione, facendo attenzione, andando a grattare lentamente. Bene amici, questo è il piallaccio terminato, adesso poi passerò a dare a offrire i fianchi il fondo Turapori sui fianchi, perché lo farò bianco sui fianchi e lascerò il color legno sopra per le gambe e lo sportellino davanti che è un piallaccio di radica sembra, però per creare un po' di contrasto. Bene, ora gli ho dato una base di cementite molto diluita perché ne avevo poca, per cui ho dovuto centellinarla. Adesso aspetterò che asciughi e poi gli farò un'altra passata. Bene amici, adesso abbiamo dato una prima mano di smalto e adesso proseguiamo con le altre mani e poi passiamo a trattare la parte sopra il legno, che la farò con trasparente della Cinticore. Come vedete l'ho dato un po' così alla carlona perché mi piace questo effetto un po' trasandato e vediamo poi il risultato finale. Bene amici, adesso una volta dato il bianco andiamo a trattare la parte superiore, il piallaccio. Gli darò una piccola colorazione un po' più scura di noce antico, ma proprio solo per creare un po' più di contrasto con il bianco dei fianchi, e sia qui che alle gambe. E mentre la porta la lascerò così com'è. Naturalmente poi sistemerò anche le gambe in modo che non vada più.
Bene, allora adesso sono andato avanti, ho dato 2 mani di smalto bianco, e basta così. Ora ho passato dell'olio di lino, come vedete, sul piano e sulle gambe. Ora attenderò che asciughi, che venga ben assorbito dal legno, e poi passerò la gomma lacca con lo stoppino, e farò un po' di mani, e tra una mano e l'altra passerò la paglietta di ferro a 4 zeri per renderlo proprio liscio. Bene, ora che aspetto che l'olio di lino si assorba sul resto del mobile, mi dedico all'antina. Come vedete è molto rovinata, piena di righe. Adesso cercherò, perché è molto vecchia, questo mobile avrà circa 60 anni ed è stato in condizioni pietose in mezzo a pollai e in posti impensabili, cantine, solai, e niente, proverò visto che è tutto rigato, proverò con la paglietta a 4 zeri a cercare di eliminare tutte le imperfezioni il più possibile. Come vedete i graffi, la maggior parte sono venuti via, ce ne sono ancora alcuni, passerò ancora un po' la paglietta per cercare di eliminarli del tutto, o quasi. Bene, come vedete comincia ad avere un aspetto un po' più decente, le righe sono quasi, non dico totalmente sparite, ma ci vorrà ancora un po' di olio di gomito, fare ancora un paio di passate, visto che il risultato non è male, per farlo raggiungere il miglior risultato possibile. Bene amici, come questa qui è la parte, il retro dello sportello. Come vedete ho dato una pulita anche qua. Ora, come vedete, il risultato è un risultato abbastanza decente. La mia intenzione è di rifinire, di passare dell'olio di lino sulla parte anteriore, in modo da dare profondità a tutte queste venature, tipo un effetto tridimensionale, e poi rifinirlo con la gomma lacca, mentre nella parte posteriore darò una vernice della Cintilor trasparente, effetto cera. Bene, ora attendo che asciughi, poi farò una mano all'altra, passerò ancora la paglietta. Comunque questo è abbastanza rapido come asciugatura, e poi mi dedicherò alla parte anteriore, dove lavorerò con l'olio di lino e la gomma lacca. Bene, primo strato di vernice asciutto. Ora farò ancora una passata con la paglietta, e poi ancora un'altra mano, dopodiché, visto che questa è la parte interna del mobiletto dell'anta, basta così, mi dedicherò alla parte esterna.
Ora passiamo l'olio e poi faremo anche il trattamento con l'acqua. Bene, adesso abbiamo fatto la passata, essendo un legno molto maltrattato e asciutto, penso che non ci impiegherà molto ad assorbire tutto l'olio e così potremo fare la prima passata di gomma lacca. Come vedete, le venature hanno preso questa specie di effetto di tridimensionalità. Bene, ora abbiamo terminato la prima passata, intanto che aspettiamo che questa asciughi per fare ulteriori passate, andiamo a continuare anche il mobiletto. Bene, ora cominciamo a rifinire il piano, gli passiamo sempre, una volta che ha assorbito bene l'olio, passiamo una passata leggera di paglietta con 4 zeri in modo da spianare tutte le imperfezioni e dopodiché cominceremo con lo stendere la gomma lacca.
Bene amici, il lavoro è terminato, questo è il mobiletto completato e pronto ad accogliere e a sorreggere una macchinetta del caffè. Ho recuperato la vecchia maniglia che era tutta disastrata e questo